Lunedì 25 marzo del 2024, ben trovati a tutti qui su Radio Rossonera e buona settimana, visto che lunedì inizia la seconda settimana di sosta per le nazionali. In realtà qualcuno ha già anche finito di giocare, quindi già vediamo là in fondo la luce, il tunnel che si sta diventando sempre più piccolino perché... Non vuoi dire niente, Henry? No, era Lo un'esultanza so, lo so. caratteristica. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ciao. Vabbè, dovete sapere che Enrico Boiani nelle pause pranzo non fa come gli altri che si distrae, parla, so, guarda video di gattini, così. No, lui guarda le partite, i rispezzoni interi di partite dei Gyökeres. Ma non solo di Gyökeres, ultimamente li sto Complimentoni. guardando di Gyökeres. Ma i professionisti sono così, cioè mentalità, Mamba mentality. Eh. Vabbè, mettete like per le mie pause pranzo estremamente tristi, allora i miei momenti di No, no. vuoto, che son pochi, ma quando ci sono si guarda I lo Sporting Gyökeres Lisbona, comunque. quindi cliccate il pollicione in su, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Per voi non cambia praticamente niente, se non che avete meno sbattimenti nel cercare i nostri contenuti, nel seguirci quotidianamente. A noi invece fa tutta la differenza del mondo e ci aiuta tantissimo. Arriviamo almeno a 900, vabbè, dato che siamo a 900, facciamo 1000 mi piace a questo video. Perfetto Harry. Secondo voi chi poteva essere l'altro che chiamava i Gyökeres? Eccoci qua. Non lo sapevo stamattina, te lo giuro, non lo Sì, sapevo. sì, sì, sì. È Giuro. già intesa con Rafa. Il Milan ha un asso in più da giocare nella corsa al 9. Stima in campo e sui social la coppia si piace. Il bomber dello Sporting costa 50, ma il portoghese e Ibra possono aiutare. Non sapevo che Rafa mettesse sul piatto qualcosina per prendere Gyökeres. Grande. No, non credo che andrà Non così. lo so, beh, d'altronde, insomma, adesso senza multe, con lo stipendio che ha, qualcosina può aiutarci per Gyökeres. Grande Rafa, che oltre adesso a mettere i like, compra direttamente i giocatori. Maglia e complimenti a fine partita. Questo è lo scambio di maglia al termine di Svezia-Portogallo. No, Portogallo-Svezia, non mi ricordo. Comunque, Portogallo-Svezia, perché Gyökeres bravi- credo abbia giocato nel suo stadio in mm, tutto ciò. stravinto dal Portogallo. Il primo gol di Rafa, anche parecchio bello, insomma, un bel tiro di forza sotto il 7. E basta, devo dire, cioè, nel senso che cosa si No, l'ha può dire segnato di... anche Gyökeres, si può Sì, dire sì, quello. assolutamente sì. No, ma per il Milan... Ieri ho visto la pagina di Abola, se non ricordo male, può essere sì, che parlava appunto di anche di un Ibra incantato da Gyökeres, ma fissavano anche il prezzo e il prezzo era di 3 cifre. La clausola, la clausola, la cla hai fatto così Fatto 3, e sono esatto, usciti i palloncini. esa pensa che nell'editoriale invece ho fatto così e viene fuori il pollicione, viene Ah. fuori il like, Vabbè, vabbè, per adesso dire. non ti è venuto fuori. Vabbè. Mh. Detto ciò, vabbè, festeggiamo i 100 milioni per Victor Gyökeres. No, scherzi a parte, è un gran bell'attaccante. Io non credo che ci siano squadre, neanche l'Arsenal, no, che è la squadra che cercherà un attaccante e che sarà la principale, direi, competitor del Milan. Buttiamoci dentro anche il Napoli, che con ogni probabilità perderà Victor Osimhen, però non credo che ci siano squadre che andranno a spendere 100 milioni per Gyökeres, cioè che andranno a esercitare No, la clausola. Che possa essere dai 50 in su, arrivando anche forse a 60, 70, ci può anche stare in un mercato in cui Rasmus Højlund va via a più di 70 milioni, ci mancherebbe altro. Però sono queste le cifre degli attaccanti e ti direi, qui stiamo parlando di uno che ha segnato e segnerà e sfonderà probabilmente il muro dei 40-50 gol stagionali ed è il secondo anno che fa stagioni da più di 30 gol. Come vuoi giustificare un prezzo inferiore? Cioè, l'unico appiglio a cui ti puoi aggrappare è l'età, perché non è più incredibilmente giovane, e il campionato in cui gioca, perché altri appigli non ne hai.
e ripeto, siamo in un mercato in cui, per dire, Gudmundsson, tutti questi giocatori qui si parlano di cifra dai 30 in su, e parliamo di giocatori esterni, offensivi, giovani, seconde punte, che però hanno ancora tantissimo da dimostrare in piazze grandi. È ovvio che il prezzo di Gyökeres, se consideriamo questi prezzi qui, diventa importante, però è un attaccante che per me dove lo metti sta, cioè ha giocato in Inghilterra, è vero che era la Championship, ma è una squadra di Championship, tra l'altro di basso livello, quindi ha anche, tra virgolette, lui overperformato rispetto alla squadra. Eccolo qui. E quindi non lo so, cioè è un giocatore che per me chi lo compra in questo momento fa un affare, perché è proprio un ragazzo con una, cioè, questi numeri non sono casuali, cioè sono casuali se li avesse fatti in altri tipi di campionati, non in Europa League, eccetera, eccetera. Cioè, in 3000 minuti ha contribuito a 50 gol in 39 partite. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ha preso anche un rosso diretto, lo sapevo. Però gran bell'attaccante, anche se il Milan credo che abbia altre priorità forse. Sì, più che priorità credo che abbia anche altri limiti di budget rispetto alla punta, nel senso che se si va sui 70-80 stile Højlund, difficile che il Milan vada a competere su un qualcosa del genere, a meno che, stavo pensando, a meno che non venda qualcuno di grosso e integri il budget per la punta con Però anche ti qui faccio una un'entrata. domanda, Mm, scusami. Posto che la clausola di Zirkzee è di 40 milioni per il Bayern Monaco mm. e che il Bayern Monaco stesso sulle cessioni ad altri club ha il 50% sulla rivendita, a quanto pensi che possa partire Zirkzee quest'estate? Ma tra i 50 e i 60, credo. Eh, perché non è che siamo troppo distanti. No, non siamo troppo distanti, però allora, il Milan mm, su Zirkzee c'è da tempo, cioè nel senso che lo segue da tempo. Il problema, tra virgolette, è che se Zirkzee continua a fare bene, adesso è un pelino infortunato, ma insomma, se continua a fare bene, di certo non si abbassa. E eh, ci dobbiamo mettere d'accordo, dobbiamo comprare un attaccante, forse due. E se non vuoi avere diciamo così, una percentuale di rischio un po' troppo alta, devi andare su un giocatore che già comunque qualcosina ha dimostrato da 1 o 2 anni. Non puoi andare su, che so, il giocatore X che è esploso 6 mesi fa, 8 mesi fa o sta perché magari ha 21 anni. Gli dai materialmente il 9, perché probabilmente se lo toglie dalla spalla Olivier Giroud. Quindi non è che viene a fare la punta di contorno, viene a fare il titolare inamovibile o giù di lì. Quindi un giocatore che oltre ai gol ha anche tanti minuti. Cioè, serve qualcuno di consistente, ecco. Sì, Poi forse magari più tu lo di puoi te. anche trovare, che so, Julian Alvarez della situazione incredibilmente a poco rispetto al suo valore Mm. e ce la fai. Però, cioè, te ne vengono in mente quanti di questi? Due, No, tre, quattro? pochi, pochi, Mm. pochi. C'è da dire che col Bologna il Milan, volendo, se si trova bene e se il Bologna si trova bene, avrebbe anche la carta Salmacher da giocarsi, da poter inserire Sì, come sì. partita, che farebbe abbassare un pochino il prezzo, per carità. Però io credo che per la punta almeno, ma proprio come base minima, 50 milioni partiranno, che è il prezzo della clausola di Sesco se vuoi andare a prendere il terzo dei tre, tra virgolette. Eh, però, cioè, se vogliamo una punta così, non possiamo prescindere dal spendere così, cioè almeno così, cioè, non si scappa. Sì, puoi trovare qualcuno a 30, 35, ma non sono del livello di questi. Dipende sempre dal livello che vuoi cercare, da quello che vuoi prendere, dal rischio che vuoi giocarti, cioè dipenderà da tante cose e ci farà capire anche tante cose, secondo me, su quella che è, diciamo, su quello che è il rapporto rischio-ambizione, no? Mm. Di questo Milan, cioè quanto
si vuol rischiare e a cosa si ambisce veramente. Vabbè, sarebbe sfondato il limite di spesa, ma questo, insomma, ce la mettiamo via, tra virgolette, va bene così. Detto ciò, due giovani per chiudere il video di stamattina. Uno è una punta. Quanto piace Kamada Gol, il contratto adesso è a rischio. Allora, per il Siriceni 2 gol e mezzo al Belgio, con la nazionale, accordo di massima per un triennale, ma Borussia City e United premono. Allora, non griderei ancora l'allarme, tipo come da titolo, cioè il contratto adesso è a rischio. Va chiuso, va chiuso. Fin quando non viene chiuso è ovvio che la finestra più che la porta rimane aperta per qualcuno che si vuole inserire. Io non penso che Francesco voglia andare via dal Milan a 16 anni per andare in giro per l'Europa così. Poi ho visto di tutto nel calcio, quindi cioè, non è che mi stupirei. Cioè, sarei sorpreso ma non stupito, diciamo così. E, però diciamo che il lavoro su Camarde c'è da tanto tempo, ormai insomma, su di lui Sì, io mi auguro solo non mi una cosa fermo con qua. Camarda, Simo, Non si può che sbagliare, ecco, non si può sbagliare, ragazzi. ecco, mi auguro Ah, che tutte le parti vogliano solo ed esclusivamente il bene del ragazzo per diventare potenzialmente, perché ad oggi i numeri dicono che questo è, cioè potenzialmente uno degli attaccanti più forti dei prossimi 15, 20 anni, perché i numeri che ha delle giovanili questo dicono. Io mi auguro che tutte le parti in causa lavorino a questo unico fine e tutte le mm, altre cose vengano dopo. Cioè mm. sia il suo entourage, i suoi agenti, che non so nemmeno chi siano onestamente, sia il Milan o la squadra che firmerà il suo contratto, mi auguro che l'obiettivo sia portare questo ragazzo ai livelli che sta avendo e che ha avuto nelle giovanili, cioè da predestinato, perché i numeri che ha nelle giovanili parlano di questo. Poi una persona può fermarsi, può arrivare ancora di più, può fare un qualcosina in meno, però mi auguro che l'obiettivo sia quello, senza pensare ad altro, perché pensare già ad altre cose o comunque non alla carriera, ma ad altro a quell'età, posso dire, è veramente triste. E mi auguro che si lavori invece per il risultato sportivo, punto. E poi quello che accadrà verrà di conseguenza. Ultimi 30 secondi su un giovane, altro della nostra primavera, che dovrebbe, ancora teniamo il condizionale, rimanere con noi perché Milan e Reale avrebbero trovato un accordo per il riscatto a cifre inferiori rispetto ai 5 milioni previsti per Alex Jimenez, con il Real Madrid che però si riterrebbe la classica, chiamiamola recompra, giusto per essere veloci nel dirlo, ma insomma, questo è. Va chiuso il contratto con il giocatore stesso, perché comunque va trovato un accordo con il ragazzo e poi a quel punto il buon Alex sarebbe definitivamente del Milan, sempre con l'ipotesi di recompra del Real Madrid, ma definitivamente del Milan, non più in prestito. Quindi, insomma, ha dimostrato di saperci fare. Ancora molto giovane, molto caldo in tutti i sensi, devi ancora un po' essere un Molto pochino più razionale esuberante, in direi, campo. Mm? molto esuberante, devi Molto proprio esuberante. L'età assolutamente. lo fa essere esuberante, il carattere anche, però i Ma piedi, piedi, corsa, tecnica ci ci sono. sono giocatori esuberanti che col tempo sono diventati un po' meno esuberanti, o esuberanti a modo loro in senso buono, e penso Mm. al vice capitano del Milan su tutti. Sì. Cioè, che è arrivato era veramente tanto esuberante, è rimasto esuberante, ma un'esuberanza un po' più matura, ecco dai. Siamo arrivati in chiusura, noi ci vediamo appuntamento presto, prestissimo, con Lancia alle 13 e il Talk alle 16 alle 19 con Carlo Pellegatti e Filo Rossonero, poi questa settimana arriverà fino a sabato con Fiorentina-Milan, fortunatamente. Henry, grazie. Sì, sabato è importante non tanto per Fiorentina-Milan che guarderemo, saremo con voi post partita, ma perché si cambia l'ora e finalmente torna un'ora in più di luce. Ciao a tutti.